il funnel che non ti può mancare per acquisire clienti se operi in un contesto di tipo B2B. Ciao, sono Nevio Zucca e di mestiere mi occupo di marketing specifico per il contesto business to business. In questo video voglio spiegarti quale è il funnel che veramente non ti può mancare se i tuoi clienti sono imprese e se vuoi acquisire dei nuovi clienti. Perché faccio questa precisazione? Perché il funnel, che non è nient'altro che un percorso che faccio fare al mio utente, chiamiamolo così, per portarlo da un punto A a un punto B, non è un funnel che è esclusivamente finalizzato all'acquisizione di clienti, nel senso che in questo video io ti parlerò di questo specifico funnel, ma i funnel esistono anche per obiettivi diversi. Se tu organizzi un webinar e vuoi portare il tuo cliente a seguire questo webinar, il percorso che gli fai fare, i contenuti che gli fai vedere, tutti questi step rappresentano tecnicamente un funnel. In questo video andrò a concentrarmi a quello che è appunto il percorso che ti suggerisco di fare, perché abbiamo visto funzionare praticamente sempre, per portare un cliente da essere un cliente potenziale ad essere un cliente pagante, quando il contesto è un contesto tipico del B2B. Quindi se tu ti rivedi in questo contesto che adesso ti vado a descrivere, guarda che questo funnel è uno dei quali veramente non puoi fare a meno. Allora, il contesto nel quale questo funnel si applica è un contesto dove il cliente è rappresentato innanzitutto da un'impresa, ok? Questo è il punto fondamentale. Prima ti ho parlato di B2B, quindi se i tuoi clienti sono imprese, se il tuo prodotto e servizio è venduto ad un'impresa, allora il contesto è quello ideale. Poi è chiaro che all'interno dell'azienda ci sono le persone, però diciamo che il contesto del B2B si contrappone al tipico contesto della vendita al consumatore finale. Questo funnel che ti descrivo funziona molto bene quando i tuoi clienti sono delle imprese. Ti do un'ulteriore indicazione però per contestualizzare bene questo funnel che, come ti dicevo, si esprime al meglio. Il target di riferimento deve essere un target, tecnicamente viene chiamato un target statico, un target identificabile, un'azienda che ha delle caratteristiche precise e che puoi identificare in modo molto ma molto chiaro. E aggiungo un elemento, è un target contenuto. Contenuto vuol dire non stiamo parlando di centinaia di migliaia di clienti potenziali, ma stiamo parlando di, ovviamente possono essere centinaia, possono essere migliaia o decine di migliaia, ma non numeri esorbitanti, che in realtà sono numeri che spesso sono più tipici di un contesto business to consumer. Allora, se ti rivedi un po' in queste caratteristiche, allora questo funnel è un funnel che molto probabilmente fa al caso tuo. Tornando un attimino al tema del target, perché è un aspetto importante, c'è un tema determinante. Che cosa vuol dire il target statico, che si contrappone poi a quello che tecnicamente viene chiamato il target dinamico? Ti faccio un esempio per far capire. Se tu vendi un, che ne so, software ERP per le aziende alimentari, ecco, quello è un target statico, ok? Perché è un target identificabile, molto chiaro. Allora questo funnel che ti vado a descrivere è un funnel che va benissimo per questo contesto. Se invece ti trovi in una situazione diversa, cioè sì, magari sempre un contesto di tipo B2B, ma il tuo target è un target dinamico, è un target liquido, che cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, tu vendi software ERP generici per le imprese. E allora questo tipo di funnel è un funnel più complicato da applicare. Perché? Perché adesso tu capirai quanto importante sia la targetizzazione puntuale, verticale, specifica e puntuale del tuo cliente potenziale per rendere efficace questa tipologia di funnel. Ora, a prescindere dal tuo target, purché sia un target di tipo B2B, se vuoi che costruiamo assieme uno o più funnel per aiutarti a sviluppare il business, trovi un link nella descrizione di questo video, ci contatti e vediamo di costruire una strategia efficace per il tuo contesto. Tornando ora al funnel, abbiamo capito qual è il contesto, andiamo ora a vederlo. Primo aspetto fondamentale.
Se operi nel B2B e il tuo target è un target, il tuo mercato che ha queste caratteristiche, la prima cosa che devi fare è scrivere la lista dei tuoi clienti potenziali, cioè avere nomi e cognomi delle tue aziende in target. Fatto questo, devi andare ovviamente a identificare nome e cognome della buyer persona alla quale ti rivolgi. Quindi contesti tipo B2B, ho le aziende, ho il mio target, ho la mia segmentazione, aziende alimentari in questa zona geografica, con queste caratteristiche, con questo fatturato, con queste specifiche, benissimo, ho scritto il database, ci sono le fonti per ottenere questi dati, vado a vedere poi tramite, per esempio, LinkedIn Sales Navigator, chi è la buyer persona di riferimento e ho il mio bel database di riferimento. Lo mando al registro delle posizioni affinché mi pulisca. Oggi in Italia bisogna fare questa operazione qua, domani magari cambierà, però oggi per poter contattare, per poter sia telefonare ma anche per mandare del materiale via posta, devi mandare al registro delle posizioni per escludere le aziende che hanno espresso la volontà di non ricevere questo tipo di comunicazioni. Benissimo, quando hai identificato il tuo target, hai identificato le buyer persona, ti do due opzioni. La prima, ovviamente, queste scelte dipendono dalla conoscenza dei numeri della tua azienda, costo di acquisizione cliente, lifetime value, margini che hai. Queste scelte non si fanno a caso, ma devi sapere cosa ti puoi permettere, cioè sapere quanto puoi investire per acquisire un cliente. Opzione 1, prepara una bella box con dentro tutta una serie di contenuti di marketing. Adesso in questo breve video non posso andarti a dettagliare che cosa deve contenere questa box, adesso prendila così come messaggio, ok? Eventualmente se vuoi che andiamo nel dettaglio mi contatti e te lo spiego in separata sede, quindi preparo però un contenuto sotto forma di box che veicolo al mio cliente potenziale, quindi un box veicolato a freddo, ok? Attenzione che il funnel può essere anche cambiato perché la box può essere veicolata anche in un altro step. Adesso partiamo dalla situazione diciamo più semplice, se te lo puoi permettere, mandi questa box. Questa box all'interno tra i vari strumenti che come ti dicevo ti posso dire in separata sede, ovviamente deve esserci dentro una lettera di vendita con un link a una landing page, con un'offerta, con una promo che sia efficace. E poi che cosa succede? Beh, e poi succede che una fetta di quei clienti potenziali che hanno ricevuto quella box ti contatteranno e da lì parte quello che è il tuo processo commerciale, ok? Quindi fai una sorta di approfondimento telefonico, incontrerai il tuo cliente potenziale, palle commerciali e via con quella che è la tua procedura commerciale standard. Quindi mando il box, dirotto su una landing page con un'offerta veramente irresistibile, da lì ottengo delle opportunità molto ma molto semplice, ma non è finito qui, perché se io spero e aspetto che siano solo i clienti a contattarci per incontrarci, sto vivendo in un mondo che non è il mondo reale, perché attenzione, io non sto facendo un'attività di marketing sapendo se quel cliente è in uno stato di bisogno. L'ho targetizzato bene, gli ho mandato del materiale, ma non so se in quel momento è in uno stato di bisogno, e quindi è chiaro che non posso aspettare solo che spontaneamente, seppur a seguito di un mio stimolo, i clienti mi contattino. Devo fare dei follow up telefonici, devo avere quindi qualcuno, okay, che sappia come si utilizza il telefono, perché serve professionalità per utilizzare il telefono, che faccia dei follow up telefonici per capire se il materiale è arrivato, se è ritenuto interessante, per cercare di portare a casa un'opportunità per la rete vendita. Quindi molto semplice, un funnel molto semplice che funziona sempre, bisogna contattare i clienti potenziali, opere di B2B, target statico, mandi un box, risposta spontanea, quelli che non mi contattano, alzi la cornetta, follow up e via, porto a casa le opportunità. È molto semplice, nel B2B funziona così. Attenzione che non è l'unica modalità per acquisire clienti, ti sto dicendo una modalità che funziona praticamente sempre quando ci sono delle caratteristiche di mercato che ti ho descritto prima. Ti stavo dicendo prima, quando parlavo di box, che c'è una seconda opzione. La seconda opzione qual è? Beh, se ti rendi conto che magari per quanto riguarda il conto economico di questa attività di marketing non ti puoi permettere di mandare una box che deve essere strutturata, deve avere dei materiali che possono anche costare, ti può costare 40, 50, 60, 70 euro, anche di più mandare questa box, allora puoi decidere di fare un'attività diversa, mandare una sequenza di lettere. Attenzione che non puoi mandare una singola lettera, per efficacia abbiamo visto che la singola lettera, l'efficacia è veramente minima, devi mandare una sequenza dove c'è un'offerta, una promo con scadenza, con una serie di solleciti, e allora lì abbiamo visto che la risposta spontanea c'è
Se invece mandi una lettera singola abbiamo visto che la risposta spontanea spesso è praticamente zero e quindi se mandi una lettera devi mandare una sequenza di lettere, se mandi il box è diverso, il box è molto più impattante, molto più efficace, è una situazione diversa. E poi il funnel è quello che ti dicevo prima, cioè follow up telefonico, anche nei casi di lettera ci deve essere anche qui una landing page per generare un appuntamento, un'opportunità per i tuoi commerciali che poi gestiscono la trattativa come deve essere gestita. Quindi ti ho dato due opzioni, opzione box, opzione sequenza di lettere, e quindi se sei arrivato fino a qui hai capito che cosa? Che non stiamo parlando di niente di fantascientifico, non digital, no 100% online, cosa molto più semplice se vogliamo, con un copy fatto in un certo modo, con il copy direct response. Adesso io ho semplificato il concetto, ma volevo far passare un messaggio fondamentale. Se tu hai come clienti potenziali imprese, se sai chi sono queste aziende, hai nomi e cognomi, il numero è un numero contenuto, non devi fare altro che metterti a contattare con un minimo di ratio, con un minimo di strategia, con un funnel fatto bene, con un copy fatto bene, ma mettiti tu a contattare i clienti. Questo è il modo oggi che funziona, che funzionava anche ieri e che funzionerà anche domani per acquisire clienti in un contesto di tipo B2B. Niente di complicatissimo, attenzione che non voglio nemmeno far passare il messaggio che è una cosa semplice, ci deve essere ovviamente qualcuno che ti imposti le cose bene, perché fare marketing vuol dire avere dei professionisti che fanno ognuno il suo step, ma questo è quello che devi mettere in piedi. Offline parti, materiale fisico, che ha una serie di vantaggi che l'online non ha e che nel B2B funziona. Primo follow up, materiale offline, follow up tramite email e telefonici e via acquisire clienti. Quindi se operi in un contesto di tipo B2B, questo è il funnel che fa per te. Se vuoi che andiamo nel dettaglio di come si fa la box, di come deve essere il copy, di come si implementa il funnel o comunque di un'altra strategia, perché non è assolutamente l'unica per acquisire clienti, trovi un link nella descrizione di questo video, lo contatti e senza impegno costruiamo la strategia più efficace che può essere anche l'applicazione di questo funnel o un altro funnel che faccia al caso tuo.